e finisce qui. L'Inter passa a Dortmund su un campo dove il Borussia non perde mai, questa volta deve arrendersi. Borussia Dortmund 0, Inter 2, si chiude con una vittoria la fase finale, la fase campionato di questa Champions League, una vittoria con un retrogusto un po' amaro per l'Inter, che chiude. Adesso vediamo gli ultimissimi risultati perché alcune partite si stanno ancora giocando. Al momento l'Inter è 10ª in classifica in questa Champions League e quindi va sicuramente al playoff, lo fa con 15 punti e rosichiamo male perché con un punticino in più eravamo lì in piena zona, eravamo tra le prime 8 meritatamente, quindi sa un po' di occasione buttata via la partita di Madrid, il furto che abbiamo subito contro il Liverpool per quel rigore clamoroso regalato a Florian Wirtz, per cui dovremmo gridare ad altissima voce. Dopo 3 sconfitte consecutive l'Inter vince a Dortmund. Fino all'ultimo ci abbiamo sperato perché poi il Napoli poteva consegnarci anche il clamoroso incrocio per andare tra le prime 8, poi il gol dello Sporting ha spento un po' il sogno. Simo, fino al gol dello Sporting ero un pochino deluso perché mi sapeva veramente di beffa arrivare nono ad un passo dai primi 8 posti. Adesso però esco rinfrancato comunque da questa partita perché ci siamo goduti una gran bella notte di Champions, ci siamo goduti una vittoria importante su un campo non semplice, anzi come quello del Dortmund, come quello di Dortmund, e è un Inter che vince in maniera convincente, venendo fuori alla lunga secondo me anche in maniera strategica. Avevamo bisogno di una vittoria in un cosiddetto big match, quale era questa gara contro il Borussia Dortmund. Ancora una volta fondamentale Di Marco con il suo mancino pennellato che sblocca la partita all'80°, poi felicissimo anche per il gol di Diouf. Buonissima la partita di Bissek, per me migliore in campo, buonissime notizie anche da un buon Luis Enrique. Adesso vediamo un attimo il tabellone come si va a configurare. Purtroppo il playoff significa affrontare 2 partite in più durante il mese di febbraio e questo è sicuramente un problema, ma secondo me usciamo con tante nuove convinzioni e con tante buone notizie da questa vittoria che mi fa veramente bene. Non so che ne pensi tu. Beh, a questo punto bisogna prendersi quello, perché nell'incastro con tutte le altre partite non è andata bene e era abbastanza prevedibile, anche se, come dicevi, fino a veramente pochi minuti alla fine ci potevano essere delle speranze. Il paradosso è che con quel rigore contro il Liverpool mancato, con lo 0-0, saremmo arrivati quinti, se vedo bene. Con un punto in più saremmo arrivati al quinto posto e comunque sì, a prescindere saremmo arrivati nelle prime 8. Quinto sesto con la differenza reti. Sì. Però comunque avremmo fatto una grande cosa, un grande risultato. Quindi è un peccato. Mi prendo molto volentieri questa vittoria anche perché sono d'accordo quando dicevi che è un big match. Io nel pre-partita dicevo che forse il fatto che le speranze oggi fossero poche poteva restituire una partita un pizzichino più serena dal punto di vista psicologico per l'Inter, e infatti potrebbe essere stata così. Abbiamo fatto comunque una buona vittoria perché vincere a Dortmund non è scontato, soprattutto 0-2 e tra l'altro anche senza rischiare poi tantissimo, perché sì, c'è stata quell'occasione di Guirassy all'inizio, c'è stata quell'uscita di Sommer su Adeyemi, però tutto sommato l'Inter l'ha pure meritata questa vittoria. E a questo punto poi, andando a vedere le altre gare, hai perso con l'Arsenal e ci sta, hai perso con l'Atletico all'ultimo secondo e con Liverpool per un rigore che non c'era. Quindi io non posso dire che la Champions dell'Inter sia stata negativa, anzi, purtroppo è stata veramente a centimetri dall'essere una Champions straordinaria, perché arrivare nelle prime 8 per una squadra italiana vuol dire fare qualcosa di straordinario, e purtroppo non ci siamo arrivati per dei dettagli, per delle colpe nostre, ma anche per un rigore che in quel caso è stato più, diciamo, responsabilità dell'arbitro del VAR che non dell'Inter, e questo fa un po' di rammarico. Sono d'accordo con la tua analisi, Simo. Dobbiamo, secondo me, leccarci un po' le ferite e rammaricarci, soprattutto per Madrid, per come purtroppo è capitata quella disattenzione lì, per come siamo stati derubati con Liverpool. Però, come diceva anche Kivu, a me l'Inter ha dato la sensazione che post Liverpool sia cresciuta in convinzione, in confidenza anche nei propri mezzi. Infatti la gara contro l'Arsenal è stata una falsa sconfitta, tra virgolette, nel senso che a livello di prestazione secondo me abbiamo fatto bene. Oggi vince a Dortmund ed è una bella dimostrazione di forza.
chiaramente per stare tra le migliori 8 squadre d'Europa devi fare qualcosa di straordinario in generale, a prescindere dall'essere squadra italiana. Per stare tra le migliori 8 squadre d'Europa devi fare qualcosa di importantissimo, e quindi è sui dettagli che chiaramente si decide questo dentro o fuori. Certo, con 3 sconfitte riuscire comunque a stare tra le prime 8 sarebbe stato una sfangata proprio abbastanza clamorosa, perché perdere 3 partite comunque di un certo spessore, soprattutto 2 in casa, e metterti tra le prime 8, ecco, stona un po' eventualmente come cosa, però il calcio per fortuna non è una giuria che decide, ma sono i punti, e quindi l'Inter ha rischiato veramente di piazzare questo colpaccio. Non credo che si sta ancora giocando la partita tra Benfica e Real Madrid, probabilmente, quindi la classifica non è ancora definitiva, ma io direi che possiamo andare a fare dei ragionamenti su questa classifica, che ci vede al momento al 10° posto. Secondo me, Simo, bisognerebbe poi approfondire questa analisi, ma c'è anche da dire che a livello di tabellone, cioè, allora, la preoccupazione è che devi giocare 2 partite in più, e quindi quello sicuramente è un danno, e sicuramente ti porta via energie, aggiunge tante insidie e tutto il resto. Dal punto di vista del tabellone, paradossalmente potrebbe essere meglio arrivare 9° piuttosto che 8°, nel senso che il primo della zona delle prime 8 rischia un sorteggio più complicato, paradossalmente. Però ecco, sicuramente fare 2 partite in più è complicato. L'Arsenal chiude al primo posto con 8 vittorie su 8 partite, secondo il Bayern con 21 punti, ha perso solo contro l'Arsenal. Al terzo posto c'è il Liverpool, il Tottenham addirittura è quarto. Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City sono le 4 squadre a quota 16 punti che chiudono le migliori 8. Real Madrid prima delle grandi escluse, la seconda è l'Inter, 15 punti, meglio del PSG, Newcastle, la Juventus si ferma a quota 13 insieme ad Atletico e Atalanta, Leverkusen a 12, Dortmund, Olympiacos 11, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabakh, Bodo Glimt, Marsiglia, tutte le altre. Il Napoli è la grande esclusa, la campione d'Italia, l'avete sentito tante volte questa statistica, l'ultima squadra campione d'Italia uscita alla prima fase della Champions era stata la Juventus di Antonio Conte, ai tempi della sfida col Galatasaray stagione 13-14, si conferma questa allergia ai mercoledì sera, e adesso parliamo anche di questo. Al momento, ragazzi, Simone, mi segnali se è finita la partita del Benfica con Real Madrid? Mancano, siamo a oltre 4-2 del Benfica, ha segnato Trubin. Ma come? C'era una punizione offensiva per il Benfica, hanno portato in area tutti, compreso Trubin, che ha fatto gol di testa. Il Real Madrid è in 9, è stato espulso Rodrigo. Credo che questo gol cambia a livello di differenza reti, perché sennò non avrebbe senso. C'è Mourinho che si sta battendo il petto. Fa fuori il Marsiglia e ci viene il Benfica, cioè il Marsiglia va fuori dalla Champions con questo gol, e il Benfica può essere il nostro avversario. Non ci credo. Attenzione, è finita. Massa, che è l'arbitro, decreta alla fine 4-2. Non pazzesco. ci posso Ha credere. segnato Trubin di testa, come quello del Benevento col Milan di anni fa, uguale. Brignoli, chi è? Brignoli, bravo. Ha segnato Trubin. Ragazzi, cosa è successo questa sera? E ci ritroveremo contro, forse, il Benfica di Trubin e José Mourinho. Pazzesco. Il gol del portiere. E pronti qui adesso il rammarico che lo poteva prendere l'Inter, tornerà adesso tutta questa cosa. Ragazzi, stiamo commentando la roba. Questa è una delle storie più incredibili della Champions. All'ultimo minuto il Benfica fa il 4-2 sul Real Madrid, estromette il Marsiglia dalla Champions. Il Marsiglia è fuori dalla Champions per un gol del portiere contro il Real Madrid, e il Benfica adesso va al 24° posto. Clamorosa murignata questa, murignata. Solo José Mourinho poteva essere artefice di una roba del genere, diciamolo. E ridisegna il tabellone con l'Inter, che adesso può pescare o il Bodo Glimt o il Benfica. Quindi a questo punto sarà Inter contro Bodo Glimt o Inter contro Benfica al playoff di febbraio, e se l'Inter passerà il turno andrà ad affrontare una tra Sporting e Manchester City. Ragazzi, siamo capitati in un lato del tabellone clamorosamente interessante, ragazzi. La situazione qua si fa molto molto interessante. Il Bodo Glimt sarebbe la trasferta clamorosa, i famosi Di Canio li aveva fatti arrabbiare chiamandoli salmonari, che è abbastanza brutto come definizione per una squadra che sta ottenendo grandi risultati,
E il nostro possibile avversario, quindi Bodo Glimt o Benfica, lo scopriremo nel sorteggio di venerdì, che seguiremo insieme in diretta qui su Passione Inter, quindi vi ricordo ovviamente di seguirci. No, Gianni, il Benfica, la partita è finita, quindi Benfica fuori e Benfica dentro, Marsiglia fuori, per cui sì, il Real Madrid potrebbe incontrare di nuovo il Benfica eventualmente, questo sì, il Real Madrid potrebbe di nuovo incontrare il Benfica. Leggo un attimo un paio di super chat con Angela che ha regalato un abbonamento. Grazie Angela, grazie di cuore davvero per il supporto. Fabio, una gran bella Inter, scrive il nostro Fabio. Ora chi becchiamo, ci scrive Angelo, abbiamo risposto, quindi grazie di cuore Angelo, abbiamo assistito alla storia della Champions in diretta. De Pica Pica, per meriti dovevamo essere tra i primi 8, dice De Pica Pica, grazie di cuore come sempre. Bella vittoria senza Barella, Bastoni Lautaro dall'inizio, bravissimo Sickness, giustissima osservazione, l'Inter va in campo senza Barella, Bastoni Lautaro e aggiungerei senza Cialanoglu e senza Dumfries comunque, quindi un Inter fortemente rivoluzionata. Franco Marelli, grande Franco, peccato per i playoff, ma questa vittoria ci dà certezze. Chi potremmo affrontare? Abbiamo fatto il punto. Simo, ti faccio commentare se vuoi aggiungere qualcosa sul tabellone e sul fatto che il Napoli è fuori. C'è chi dice che il Napoli abbia fatto apposta per poter avere più strada in campionato. Sì, e l'Inter gioca il ritorno in casa. Ecco, giusto, scusa, per completare, l'Inter è testa di serie, quindi contro questo avversario giocherebbe il ritorno in casa. Giocherà il ritorno in casa. Non so se Napoli abbia fatto apposta, ma sta di fatto che la storia dice che le squadre di Conte nelle coppe europee fanno più o meno sempre lo stesso, hanno più o meno sempre lo stesso epilogo. Non può essere un caso, anche la statistica che citavi prima. Quindi poi hanno avuto anche una grande occasione nel finale con Lukaku per pareggiarla, però hanno perso in casa. Mi è dispiaciuto un po' anche per l'Atalanta, perché era in un'ottima posizione, invece con questa sconfitta un po' così contro il San Gilloise si sono anche loro complicati la vita. Questa Champions, a prescindere che piaccia o no, ci dimostra che però, soprattutto nell'ultima giornata, possono succedere davvero delle sorprese del tutto impronosticabili. Questo col finale di Trubin col Benfica che cambia tutto, entra veramente nella storia, come dicevi. Non saprei dirti francamente chi preferirei incontrare a questo punto, perché il Bodo Glimt penso che come valori ovviamente sia inferiore, però è tutta una cosa un po' particolare affrontarli anche in trasferta, quindi non mi spingerei, non mi sbilancerei nel dire meglio loro sicuramente. Dall'altra parte l'altra notizia che aspettavamo stasera riguardava il PSV che è uscito, e quindi diciamo che da adesso in poi non so se questa cosa si chiuderà, ma sicuramente da adesso in poi ogni ora può essere quella buona per l'affare Perisic, e quindi in questi ultimi giorni di gennaio sarà una delle trattative che ci terrà incollati un po' agli schermi. Io, Simo, aggiungo un'altra considerazione che, a proposito, l'Inter fosse arrivata ottava, certo è meglio andare direttamente ai playoff, agli ottavi, e siamo tutti d'accordo su questa cosa, però il Manchester City che arriva ottavo potrebbe per esempio pescare il Real Madrid agli ottavi di finale subito e poi una tra Arsenal e Bayern ai quarti, quindi è un lato del tabellone non semplicissimo questo qua in cui si va a capitare, però ecco, se si incastrano un po' di cose, io mi sono riacceso da questo accoppiamento qua, cioè l'Inter deve fare l'Inter, il playoff lo passi se fai l'Inter. Agli ottavi dipende come va l'accoppiamento, meglio lo Sporting sulla carta del City, non ci portiamo troppo avanti, però magari ti becchi lo Sporting e ti puoi ritrovare di nuovo a fare una grande Champions, si può ridiscutere ancora tutto, per cui adesso testa il campionato con la Cremonese che sarà importantissima, facciamo bottino in campionato perché in Champions si possono aprire ancora una volta degli spiragli interessanti e ci andiamo a prendere la rivincita sull'Arsenal, magari sì. Questa la vedo complicata, però non lo so, vediamo. Come dicevi, andiamo per passi, Sì, perché adesso fare un passo alla volta, altrimenti facciamo troppi viaggi. Intanto prendiamoci la bella vittoria di stasera, che non era scontata. Fammi fantasticare un po' da tifoso. No, per carità, la Champions è fatta anche per questo, soprattutto per chi non parte per vincerla come noi, e come tante altre squadre, quindi ci sta. Io adesso ragiono un passo alla volta, anche in campionato fare bottino, mettere altro fieno in cascina, perché qui è un attimo che noi ripetiamo da tempo, puntiamo al campionato, poi 2 incastri favorevoli, ti ritrovi ai quarti e poi da lì non sappiamo come va a finire, quindi vediamo. Piccoli passi, un passo alla volta.
Comunque, ultima segnalazione da fare sul tema Champions, ragazzi, non che ci riguardi troppo, ma l'Inghilterra, vabbè, dominante con 4 squadre già agli ottavi e una quinta, il Newcastle, che va al playoff. Anzi, aspetta, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, 1, 2, 3, 4, 5 squadre addirittura tra le prime 8, l'Inghilterra, Sì, incredibile. Più il Newcastle, la sesta che va al playoff. Noi abbiamo battuto il Borussia Dortmund, quindi abbiamo fatto perdere alla Germania dei punticini, che perde l'Eintracht Francoforte, la Spagna perde Villarreal e Athletic. Diciamo che in questo momento la Serie A sta guadagnando un po' di terreno sulla possibilità di avere 5 squadre nella prossima Champions League. Se il Napoli fosse entrato, saremmo stati molto ben lanciati verso i 5 posti in Champions League, cosa che ci auguriamo, ecco, non debba riguardare l'Inter, ma più che altro gli altri. Però, giusto per segnalarvelo per completezza di informazione, diciamo che il Napoli si è fatto anche questo autogol uscendo dalla Champions, perché avere un posticino in più avrebbe potuto far comodo anche a loro. È una Champions comunque che testimonia come le squadre più ricche sono quelle che tendenzialmente vanno più in fondo dopo la scorsa Champions, che era stata una Champions più sorprendente magari da questo punto di vista. La Juventus avrà una tra Galatasaray e Club Brugge, magari contro il nostro Aleksandar Stankovic, anche stasera grandissimo protagonista Aleksandar Stankovic, e ne parleremo. L'Atalanta potrebbe avere il Borussia Dortmund o l'Olympiakos. Questi sono i vari accoppiamenti. Penso di aver detto tutto, Simo. Abbiamo fatto un'analisi secondo me gigantesca e quindi immagino che la nostra chat ci supporterà ancora con mi piace e iscrizioni. Grazie Simo. Dobbiamo chiudere la clip ora, mi sa. Sì, ti volevo ringraziare in chiusura di clip. Ok, pensavo in generale. Passioneinter.club, trovate tutti i QR code da inquadrare, mi raccomando, e ci vediamo nel club.